Esiste la vita nello spazio? Sono secoli che ci poniamo questa domanda e ancora oggi non siamo riusciti a dare una risposta esaustiva. Cercare la vita nello spazio significa mettere insieme conoscenze che vengono dalla scienza, dalla tecnologia, dalla filosofia e, perché no, farci anche ispirare dalla fantascienza. Oggi conosciamo più di 5.000 pianeti extrasolari e i grandi telescopi, le missioni spaziali ci stanno mostrando ambienti sempre più complessi. Quindi ipotizzare che esistano mondi abitabili è plausibile, è molto probabile. Ma come facciamo a cercare la vita? In questo ci aiuta l'astrobiologia, che si occupa anche della nascita della vita sul nostro pianeta, la vita agli estremi, dai deserti più aridi ai ghiacci dell'Antartide e anche del futuro della vita sul nostro pianeta. Ma a differenza di altre scienze, noi abbiamo capito che la fisica e la chimica sono universali. Le leggi della fisica e della chimica valgono ovunque nello spazio. Ma per la biologia abbiamo un solo esempio, che è quello terrestre. Quindi come facciamo a cercare la vita nello spazio? Per prima cosa dobbiamo cercare di definirla. Questa vita sarà una immagine speculare della vita terrestre? Seguirà le stesse leggi della biochimica terrestre? Allora proviamo a cercare di dare una definizione di cos'è la vita. Ci sono centinaia di filosofi, di scienziati che negli anni si sono cimentati a dare una definizione e non ci sono riusciti. Oggi esistono decine e decine di diverse definizioni e non ce n'è una che va bene per tutti. Allora, se io vi dovessi chiedere, guardando queste immagini, cos'è vivente e cosa non lo è, tutti voi dareste immediatamente la risposta esatta. Ma più ci spingiamo a cercare di dare la definizione di vita, più i confini tra vivente e non vivente diventano labili. Un grande fisico, Richard Feynman, diceva: se noi non siamo in grado di costruire qualcosa, vuol dire che non l'abbiamo capito. E noi oggi in laboratorio non siamo in grado di costruire la vita. Ma vogliamo dare una definizione della vita? Allora la NASA ci è venuta incontro e ha detto: la vita è un sistema chimico che si autosostiene, che evolve darwinianamente. Ora, forse vi renderete voi stessi conto che questa definizione, tutto sommato, insomma, anch'essa non è così perfetta, perché un bambino, una persona anziana, non è in grado di riprodursi, quindi, secondo questa definizione, non sarebbe viva. E allora come facciamo? Immaginiamo che un alieno con la sua astronave si avvicinasse alla Terra e da una distanza ravvicinata guardasse con i suoi strumenti cercando di capire se sul nostro pianeta c'è la vita, se questo pianeta è abitabile. Questa ipotesi venne proposta da un altro grande scienziato e divulgatore, Carl Sagan, che utilizzò gli strumenti a bordo della missione Galileo, che alla fine degli anni '80 venne spedita verso le lune di Giove, per osservare la Terra e, analizzando i dati di questi strumenti, cercare di capire se sulla Terra c'era la vita. La risposta fu sì, la risposta banale, anche se la domanda non lo era. Ma c'è un altro posto sul nostro sistema solare dove la vita può essersi sviluppata? Questo è Marte. Marte perché ha avuto una storia molto simile a quella terrestre. All'inizio su Marte c'erano oceani, c'erano laghi di acqua, fiumi che scorrevano, un'atmosfera spessa, un campo magnetico che la proteggeva dalle radiazioni solari. Quindi c'erano le condizioni ideali perché la vita si possa formare, almeno nei primi istanti in cui è nata anche sul nostro pianeta. Oggi c'è la vita, oggi Marte è molto diverso da quello che era all'origine. Oggi è un pianeta arido, un pianeta tutto sommato morto geologicamente. Però la NASA ha mandato su una missione, che è Mars 2020, e questa missione ha un rover, che è Perseverance, che
che sta su Marte ormai da qualche anno con lo scopo proprio di cercare segni di vita presente o passata. Come lo sta facendo? Lo sta facendo perforando una zona di Marte che è il cratere G0. Questo cratere un tempo era un lago, potete vedere l'immissario, un fiume, ciò che rimane in alto a sinistra, e l'emissario in alto a destra, un delta. Si trova lì e sta raccogliendo dei campioni dalle rocce, dalla superficie. Questi campioni stanno all'interno di questi bussolotti. Una parte di questi bussolotti sono riposti all'interno del rover e altri sono lasciati, come in questo caso, sulla superficie marziana, proprio per permettere a missioni che arriveranno nel prossimo futuro di raggiungere Marte, raccogliere i campioni e riportarli a terra. Queste si chiamano missioni di sample return. Questi campioni, una volta ritornati a terra, saranno riposti all'interno di ambienti controllati, dove cercare di mantenere, di preservare le condizioni iniziali, quelle marziane, originali dei campioni, ma anche di evitare che ci sia una contaminazione della vita terrestre. Ma quando arriveranno questi campioni, che poi saranno distribuiti ai laboratori, verranno utilizzate le tecniche più innovative per poter capire se esiste la vita su Marte o è esistita in passato. Questa vita sarà la stessa della vita terrestre? Seguirà le stesse leggi della vita sul nostro pianeta? Il futuro della scienza riguarda proprio la ricerca di mondi abitabili, della vita nell'universo e come la vita è sorta sul nostro pianeta. Però questa vita, quando la troveremo, sarà un'immagine speculare? O sarà piuttosto qualcosa di non brillante, non di facilmente riconoscibile? Sarà riflessa come tante informazioni sulle rocce, nell'acqua, nell'atmosfera, le dovremmo interpretare, ma noi saremmo in grado di, usando le tecniche, usando ciò che conosciamo e la nostra forma mentis, di capire se all'interno di questi campioni esiste la vita? O dobbiamo cambiare la nostra prospettiva? O dobbiamo invertire il paradigma e cercare piuttosto la vita così come non la conosciamo?